Ecco qui uno stabilizzatore nuovo della DJI, l'RS3 Mini. Prima di poterlo calibrare, naturalmente bisogna cominciare a installare le macchine fotografiche o le reflex. Per fare questo abbiamo un sistema di sgancio molto rapido, in questo modo, ma noi possiamo tranquillamente installare la... manca un pezzo. È là. Prima di iniziare la calibrazione, naturalmente, bisogna predisporre la macchina fotografica, la reflex. Quindi in questo caso installiamo tramite la sua solita vite, facendo attenzione a dove posizionare questo, perché nel mio caso, ad esempio, abbiamo l'apertura posteriore del display, per cui devo fare in modo che questo piccolo oggetto non vada in effetti ad influire. Abbiamo diversi tipi, vengono fornite nella confezione due viti di tipo fotografico, una con un galletto, si chiama così, quindi questo oggetto che permette di fare la rotazione molto semplice, e un'altra invece più vite normale, standard. Qui abbiamo più o meno fissato in modo che io ho la mobilità del mio display, lo posso utilizzare come mi pare, e vado finalmente a inserirlo seguendo le indicazioni che sono ben indicate qua. Quindi in questo caso abbiamo un senso di marcia, viene bloccato perché c'è una sicura in questo caso, un blocchettino qua, infatti il senso di marcia ho detto, poi l'ho messo dentro dall'altra parte, quindi lo inserisco correttamente qui, lo blocco, trovo più o meno un posizionamento e lo fisso con questa levetta rossa. Molto importante stringere bene questi oggetti perché effettivamente si possono muovere. Lo rifisso anche con quella laterale e come vediamo la macchina fotografica non è assolutamente centrata. Per fare questo abbiamo la possibilità di muovere i diversi assi, quindi in questo caso io cercherò di metterla un pochino più equilibrata in modo che rimanga, ok, più o meno ci siamo. Considerate che siccome questo è un obiettivo piccolino di serie zoom, è meglio fare le calibrazioni con gli obiettivi eventualmente fuori. Forse è meglio installare obiettivi fissi, su questo direi che sicuramente non ci piove. Andiamo a vedere se riusciamo a più o meno stabilizzarla. Sì, ci siamo, ancora un goccino in avanti. Ecco qua. E vado eventualmente un po' più avanti anche con la parte anteriore qua. Okay. Più o meno ci siamo. Bene. Lo fisso, faccio un prefissaggio iniziale, diciamo così, e in questo caso ci sono. Andiamo a vedere invece questo posizionamento su questo asse, dove più o meno era quasi funzionante, ma non poi più di tanto. Anche in questo caso lo possiamo fare modificando la parte posteriore, quindi vedete che se lo sposto da una parte si inclina in un senso, se lo sposto dall'altra si inclina nell'altro. Quindi vado anche qui a cercare di renderlo più o meno pari, ok, più o meno ci siamo, e lo fisso. Andiamo chiaramente nell'ultimo asse, che è quello più qui, è ritornato, vedete un pochino si è sbilanciato, quindi lo muovo ancora ulteriormente in avanti, troppo, più o meno ci siamo. Dopo poi, come vi dicevo, c'è l'applicazione, anzi il display, ma anche con l'applicazione si può fare installata sul telefono, che vi fa vedere quale effettivamente asse va modificato. Abbiamo un ultimo settaggio da fare che riguarda appunto la movimentazione in questo senso. Anche qui più o meno l'avevo già calibrato, possiamo muoverlo e vedete che effettivamente rimane tutto bello storto. Quindi lo mettiamo più o meno dritto e andiamo finalmente a vedere come funziona la calibrazione dal vivo, facendo appunto, accendendo il Ronin, pardon, l'RS3 Mini, si accende tenuto schiacciato per 2 secondi questo tipo di pulsante, si accende qui dietro un bel display, credo da un pollice rotto, e effettivamente da qua possiamo andare a tappare sulla prima parte per fare la calibrazione. In questo caso noi vediamo, abbiamo questa scritta che identifica appunto che più o meno il sistema è equilibrato. Se fosse mostruosamente squilibrato, ovvero troppo sbilanciato da una parte, ve lo indicherebbe. Ve lo faccio vedere subito, giusto per capire un attimino di cosa stiamo parlando. Modifico per esempio questo asse, ok, va così.
lo riaccendo, quindi adesso è mostruosamente fuori bilanciamento, lo riaccendo, tenendo schiacciato per 2 secondi. Se do un colpetto solo sul pulsante dell'accensione mi fa vedere quant'è la percentuale residua di carica della batteria. In questo caso, come vedete, abbiamo un segnale rosso lampeggiante, vado a vedere e mi fa vedere che il tilt è sbilanciato, mi dice anche ho una percentuale fatta con una barra, per cui mi dice effettivamente come posso cercare di bilanciarla. In realtà come si dice, lo stabilizzatore funziona lo stesso, però lo mettiamo in difficoltà i motori, infatti sta suonando perché è molto sbilanciato e in questo caso si è arreso, diciamo così, quindi non rimane altro che fare che spegnerlo per sicurezza e effettuare un bilanciamento corretto. Quindi lo riaccendiamo, tenendo schiacciato, e vediamo se va. Questa volta l'iconcina è verde, non lampeggia, se vado al suo interno non trovo nessuna segnalazione di errore. Quando abbiamo finito questa parte bisogna iniziare, quindi il bilanciamento statico, chiamiamo così, dobbiamo fare il bilanciamento, quindi si fa partire Start Calibration avendo cura di mettere il piedistallo e anche lo stesso stabilizzatore ben in pari. Si lancia la calibrazione, Start Calibration, ve l'ho tenuto in inglese, fa questa serie di vibrazioni, questa serie di movimenti, è assolutamente normale, non vi preoccupate, e quando ha terminato, siamo al 68%, dovrebbe dare un segnale che va tutto bene e lo stabilizzatore, quindi il nostro bel RS3 Mini, è a posto. In questo caso, come vi dicevo, abbiamo la modalità di funzionamento di diversi tipi. Quindi noi sappiamo che può funzionare con un tipo di stabilizzazione chiamata PF, che stabilizza solo in un certo modo, vedete, rimane fisso l'asse del pan, e io posso fare questo tipo di ripresa dall'alto in basso e rimane fisso. Posso metterlo in PFV, in questo caso invece abbiamo una movimentazione diversa, quindi segue i movimenti della camera, di colui che tiene in mano il piccolo stabilizzatore. Tra l'altro, piccolo inciso, a proposito di piccolo, è effettivamente molto leggero, cioè lui supporta camere fino a 2 kg, ma pesa circa 800 o 900 grammi, quindi è una cosa molto tranquilla, si può tenere anche con una mano sola, anche se naturalmente per riprese un po' lunghe, anche per un'ulteriore, diciamo così, dinamica, è meglio tenerlo con 2 mani. L'altra modalità è la FPV, quindi dove io vado, lui effettivamente punta, vedete? Io sto andando verso l'alto, lui va verso l'alto, chiaramente con molta tranquillità, addirittura si inclina anche, quindi possiamo fare quelle riprese molto dinamiche in cui si vede che girano tutte le immagini, voi che siete bravi videomaker le farete tranquillamente. La possibilità di movimentarlo, oltre che a muoverlo in questo modo, e lì naturalmente vi può seguire movimenti in modalità più o meno veloci, infatti abbiamo qui, tappando sul lato inferiore destro, abbiamo 3 modalità di follow speed, slow quindi lenta, in questo caso, oppure può essere med, che sta per media naturalmente, o fast per veloce, quindi dipende un attimino anche voi che tipo di riprese dovrete fare. Io lo tengo su medium e così siamo tranquilli. È molto comodo con questo tipo di gimbal effettuare gli scatti o la registrazione del video schiacciando l'apposito bottone. Per fare questo, come vi raccontavo prima, occorre associarlo con il Bluetooth. Io con questa camera Alpha 6004 è appunto indicata nel sito DJI come compatibile, purtroppo non ci sono riuscito. Sono andato nel menu che, come ben conoscete, gli amanti fotografi sanno che i menu delle Sony sono abbastanza complicati. Sono andato nell'attivazione del Bluetooth, ho fatto l'associazione del dispositivo, quindi tutto ha funzionato, quindi sia qui sull'RS3 Mini sia sulla camera mi dice che i dispositivi sono associati, però schiacciando il bottone del REC effettivamente non riesco a far partire la registrazione. Forse sono io che non sono tanto fortunato o ho qualche problema, ho aggiornato anche il firmware all'ultima versione, sono certo che funzionerà. Volendo, nel kit viene dato questo ulteriore cavo USB Type-C con una parte, diciamo così, L da poter inserire nella camera, ma tanto per andare a terminare il discorso in bellezza, io non ho una connessione USB Type-C, quindi non posso utilizzarlo nemmeno con la camera. Sono certo però che sia un problema mio,
è che invece questo stabilizzatore funzioni regolarmente sia con il Bluetooth sia con il cavo eventualmente in dotazione che viene collegato, e a questo punto si evita il discorso della connessione Bluetooth. Si possono utilizzare anche le altre funzioni, tipo quella appunto del movimento della rotella o dello schiaccio. Il pulsante qui che ho visto fatto a seconda di come viene utilizzato ha 3 tipi di funzionalità. Schiacciandolo 3 volte si va in modalità 1, 2, 3, si va in modalità selfie, quindi in questo caso io potrei farmi un bel selfie volendo, un po' troppo vicino forse, schiacciandolo ancora 3 volte torno nella posizione di prima, un colpo solo fa il reset e con 2 ritorna come prima. Simpatica anche questa funzione per le macchine fotografiche compatibili che tramite questa ghiera permette di regolare alcune impostazioni della mirrorless. Nella mia che è una 6004, quindi tra virgolette un entry level, questa possibilità non c'è. L'oggetto, come dicevo, è molto leggero, molto trasportabile, anche comodo, ha l'avvantaggio che le batterie durano, stando a quello che dichiara il produttore, 10 ore, che significa che ve lo potete portare in giro tranquillamente. Quando cambiate però obiettivo o macchina fotografica dovete eseguire la calibrazione sia quella software sia quella meccanica. Il DJI RS3 Mini può essere utilizzato anche in verticale. In questo caso occorre togliere qualche pezzo, quindi ho tolto questo piccolo braccetto, sistemato un pochino la possibilità di incastrare. Ci sono degli ottimi video tutorial sul sito di DJI che vi consiglio di guardare. Non vi sto a ripetere qui la procedura per non annoiarvi. Comunque con un po' di intelligenza, un po' di sbuzzo, un po' di volontà e soprattutto guardando i video che già ci sono si riesce a fare tranquillamente questo tipo di modifica. Una volta che l'avete ben bilanciato, va attivato con il solito sistema, si schiaccia il bottone e si può scegliere dal piccolo display dietro, al display touch, anche qui che tipo di riprese effettuare. In questo caso io l'ho lasciato su PF, quindi posso fare questo tipo di riprese, molto interessante per le riprese magari inseguendo un soggetto, poi alzandolo in questo modo, quindi simulando un pochino anche il volo di un drone. Poi chiaramente il formato verticale è molto adatto per i social network, questo è fuori discussione. Si può passare anche a questo tipo di modalità che è la PTF, utile per le riprese verticali in questo modo, quindi facendo questo tipo di carrellata o inseguendo un soggetto. Ora non sto a entrare nel dettaglio, non vi sto a dire come utilizzarlo, perché come detto già anche prima, voi siete sicuramente i videomaker migliori di me, io sono alle prime armi, sono un neofita, sono un principiante. Diciamo che conosco un pochino il mondo degli stabilizzatori, DJI in questo caso fa degli ottimi prodotti, nel senso che ha motori molto importanti, come sempre un'elettronica, un firmware davvero di grande livello, ha anche qui, se vogliamo, permettetemi un piccolo difetto, che fa troppi prodotti, cioè solo della serie RS3 ne ha fatti 3 o 4, cioè ha fatto il mini, quello normale, quello pro, quindi adatti un pochino a tutte le tasche. Questo costa 389 euro nel momento in cui ve lo sto raccontando, ve lo sto descrivendo, poi a salire ce ne sono altri, ce n'è anche uno che costa un po' meno, che costa 3,59, però insomma vedete voi in base alle caratteristiche tecniche, alle specifiche che trovate naturalmente sul sito di DJI. Volendo concludere, cosa ne penso di questo stabilizzatore e degli stabilizzatori in generale? Secondo me sono molto utili e molto comodi per i videomaker professionisti o anche per i video fotoamatori evoluti che vogliono ottenere riprese stabili con delle reflex. Io qui ho un obiettivo standard, l'ho provato prima anche con questo tipo di obiettivo molto più pesante. Ricordo che lo stabilizzatore, l'RS3 Mini, arriva fino a 2 kg di peso, chiaramente 2 kg di peso più gli 800 grammi suoi, insomma comincia a diventare un peso impegnativo da tenere con una mano sola. Con 2 invece questo tipo di problematiche non si pone. Io lo vedo molto indicato per degli shot brevi, quindi fermandosi, riposandosi, prendendo cura dell'esposizione, della scena che si vuole fare, facendola ripetere. È sicuramente un oggetto utile, non costa poco, ma forse non costa neanche tanto. Io mi ricordo che i primi stabilizzatori, i primi gimbal che uscirono ancora 6, 7, 8 anni fa, costavano veramente un rene e forse non erano così sofisticati come questo. È un bell'oggettino, molto tecnologico, probabilmente non adatto per tutti, però sicuramente chi vuole fare riprese un pochino superiore a quelli degli smartphone, che tuttavia sono stabilizzati, quelli più moderni e più costosi sono stabilizzati elettronicamente e digitalmente. Chi vuole utilizzare vecchie reflex o mirrorless
l'idea di uno stabilizzatore può essere sicuramente interessante. Detto questo, concludo il video, vi invito a mettere un like, a iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo sicuramente. Ciao a tutti, buon proseguimento, non dico buoni voli perché questa volta non ho parlato di droni, ma buone riprese stabilizzate. Ciao!